Buongiorno a tutti, io mi chiamo Graziano Fastelli e lavoro nella funzione T Piaggio. Faccio parte della unità organizzativa Tecnologie e Sistemi, che si occupa della gestione dell'infrastruttura IT aziendale. Seguo l'implementazione del servizio CMD Build dall'inizio del progetto nell'autunno del 2009. Il servizio è operativo dall'inizio del 2010. In questo incontro vedremo una breve presentazione del gruppo Piaggio e la strategia adottata per il governo della crescente complessità nella gestione dei servizi informatici. Vedremo l'architettura della soluzione che abbiamo disegnato, poi passeremo a analizzare il processo di change management che abbiamo implementato e la sua integrazione con i sistemi ERP aziendali. Vedremo infine gli altri processi assistiti da CMD Build e concluderemo con una sintesi dei miglioramenti e problemi incontrati. Il gruppo Piaggio opera a livello globale nel settore dei veicoli a due ruote, scooter e moto, e nel settore dei veicoli commerciali leggeri, sia a 3 che a 4 ruote. L'azienda è leader europeo nel mercato delle due ruote e principale produttore di veicoli a 3 ruote nel mercato indiano. Gamma di prodotti comprende scooter, moto e ciclomotori aventi una cilindrata che varia dai 50 ai 1200 cm3, con i marchi Piaggio, Vespa, Gilera, Moto Guzzi, Aprilia, Derby e Scarabeo. Il gruppo opera inoltre nel trasporto leggero a 3 e 4 ruote con le gamme dei veicoli commerciali Ape, Porter e Quargo. Roberto Colanino ricopre la carica di presidente e amministratore delegato e il gruppo è quotato in borsa italiana dal 2006. Piaggio ha sede a Pontedera, in provincia di Pisa. Le sedi commerciali sono distribuite in Europa, Nord America, India e nel sud-est asiatico. Sul piano della produzione, il gruppo opera nel mondo con una serie di stabilimenti situati a Pontedera, in provincia di Pisa, Noale Scorzè in provincia di Venezia, Mandello del Lario in provincia di Lecco e fuori dall'Italia, Barcellona in Spagna, Baramati in India, ad Hanoi, e inoltre abbiamo una presenza in joint venture in Cina, a Foshan, con una società dove siamo presenti con il 45%, al 45%. Tutte queste sedi che vedete in questa cartina in tutte queste sedi vengono erogati servizi di information technology al mercato dai sistemi centrali. Il gruppo negli ultimi anni ha conosciuto una forte espansione e quindi questo si è tradotto in un forte dinamismo sui servizi informatici, con un'alta quantità di modifiche ai servizi e alle risorse. Questo ha reso necessario l'adozione di una strategia per il governo della complessità crescente. Questa strategia è improntata sui seguenti punti cardine, cioè l'adozione di ITIL come modello organizzativo per la gestione dei servizi informatici. Sulla base delle linee guida di ITIL si è decisa la definizione di un database della configurazione per contenere la descrizione di tutti gli elementi e delle relazioni fra di loro. L'applicazione scelta per la gestione del database è stata CMD Build. Si è deciso infine di gestire le modifiche ai servizi e alle risorse IT ispirandosi al processo ITIL di Change Management e ai suoi processi correlati, come Deployment Management, Service, Portfolio and Catalog Management e Request Fulfillment. Qui abbiamo il disegno, lo schema della soluzione. Il disegno prende l'avvio dagli utenti del gruppo, utenti dipendenti del gruppo, che risultano censiti nei sistemi informativi delle risorse umane, HR. Con questi sistemi opera in stretto contatto il sistema di Identity Management, che contiene
un motore di creazione di credenziali di accesso basato su delle regole che hanno al loro interno sia la mansione che l'inquadramento di ogni utente. Sulla base di queste regole, nei sistemi target gestiti, che sono attualmente Directory Service e i sistemi ERP, vengono generate direttamente le credenziali di accesso a questi sistemi. L'architettura prosegue poi con la presenza di un sistema di automatic inventory collegato con CMD Build. Dall'altra parte i sistemi ERP prevedono l'utilizzo di un sistema denominato Solution Manager che praticamente fornisce servizi durante tutto il ciclo di vita di una installazione ERP, un'installazione SAP sostanzialmente. Completa il quadro dell'architettura scelta, dell'architettura della soluzione, il servizio di invio di richieste di servizio al CMD Build attraverso una web form presente sulla nostra intranet. La soluzione schematizzata nella slide precedente si basa sull'esistenza di 4 connettori batch che alimentano automaticamente CMD Build. Questi connettori sono il connettore con il sistema di Identity Management che analizza gli eventi elaborati dal sistema di Identity Management e praticamente riporta in CMD Build le operazioni effettuate, mantenendo aggiornata l'anagrafica degli utenti dei servizi e l'anagrafica delle loro credenziali di accesso. L'altro connettore è il connettore con le Directory Service, l'Active Directory sostanzialmente, che riporta in CMD Build direttamente le credenziali di accesso assegnate agli utenti per la rete aziendale, compresa la profilazione. Abbiamo poi il connettore con il sistema di Automatic Inventory che acquisisce e memorizza in CMD Build le informazioni relative alla configurazione hardware e software sia delle postazioni di lavoro che dei sistemi server appartenenti al dominio Piaggio. Concludiamo poi con il connettore con Solution Manager che acquisisce e memorizza in CMD Build informazioni relative alla configurazione hardware e software delle installazioni dei sistemi ERP. Il modello di change management che abbiamo disegnato ha lo scopo di minimizzare il numero di incidenti e problemi derivanti dalle modifiche ai servizi, attraverso appunto il rispetto di procedure di autorizzazione definite da questo processo. Si intende per modifica l'aggiunta, la modifica o la rimozione di un servizio o di un componente di servizio. L'input del processo, come vediamo, è la richiesta di modifica o RFC, sta per Request for Change, che possono essere generate sia dagli utenti o per richieste di evoluzione funzionale oppure dai vari settori IT per aggiornamento tecnologico, miglioramento delle performance, soluzione di problemi e di errori. In genere le modifiche di alto impatto vengono decise a livello strategico e generano un pacchetto di RFC. Qui sotto poi possiamo vedere le fasi principali in cui è stato suddiviso il processo, che sono la generazione dell'RFC, successivamente la sua verifica formale, la classificazione e successiva approvazione dell'RFC, se approvata viene controllata l'esecuzione delle attività e infine la chiusura dell'RFC con conseguente aggiornamento del CMDB. I ruoli e le responsabilità che abbiamo individuato sono riepilogati in questa slide. Il ruolo di personale IT è abilitato all'inserimento della RFC nel sistema e viene successivamente informato sui principali avanzamenti della RFC. Sono compresi in questo ruolo tutte le persone appartenenti alla funzione IT aziendale. Il ruolo di Change Manager è il ruolo responsabile del processo e quindi ha il compito di verificare la correttezza dell'RFC integrandola con le informazioni necessarie. Successivamente la classifica, cioè gli attribuisce un peso
e approva le RFC di peso minore, mentre per le RFC di categoria media e maggiore deve essere coadiuvato dalle change authority più alte, cioè che sono costituite dal CAB, che consiste nell'insieme dei responsabili dei vari gruppi di lavoro IT, oppure per le RFC di grande impatto direttamente dal responsabile della funzione IT aziendale. Successivamente c'è il personale tecnico che è responsabile della esecuzione delle attività connesse alla richiesta di modifica, attività che poi devono essere validate e approvate dal change manager, e successivamente l'ultimo passo è la chiusura della RFC con conseguente aggiornamento del CMDB laddove necessario per riflettere le modifiche. La categoria che può essere assegnata ad una RFC nello step di classificazione può avere 4 valori: standard, minore, medio o maggiore. Le RFC standard sono relative a richieste di servizio e hanno un'approvazione implicita, in quanto esistono procedure definite dipendenti dal tipo di RFC e strutture predisposte alla loro esecuzione. Le RFC non standard si dividono fra RFC di categoria minore, media e maggiore. Le prime hanno un basso costo e sono praticamente modifiche prive di impatto sull'ambiente operativo, e quindi possono essere autorizzate direttamente dal change manager, mentre le RFC di categoria media hanno un costo un po' più elevato e presentano possibile impatto sull'ambiente operativo, quindi ci deve essere l'approvazione anche di tutti i responsabili dei gruppi di lavoro IT. Mentre le modifiche di categoria maggiore rappresentano modifiche con costo elevato e notevole rischio relativo all'impatto sull'ambiente operativo, e quindi l'autorizzazione deve essere data direttamente dal responsabile della funzione IT aziendale. Da settembre 2011 è operativa l'integrazione fra i sistemi CMD Build e Solution Manager. Tale integrazione è stata realizzata in ottemperanza alle seguenti linee guida: necessità di disporre in CMD Build di informazioni relative all'infrastruttura hardware e software dei sistemi ERP. Necessità di gestire progetti con impatto sia infrastrutturale che applicativo. Le richieste di modifica relative ai progetti con impatti sia applicativi che infrastrutturali vengono quindi inserite in CMD Build. Il sistema di integrazione implementato provvede a selezionare le RFC di tipo applicativo e inviarle a Solution Manager, che provvederà a sua volta a notificarne la chiusura a CMD Build. Per quanto riguarda la normale application maintenance, i ticket semplici generati nel sistema Solution Manager di application maintenance vengono inviati a CMD Build per completezza statistica come normali RFC. Allo stesso modo, i progetti con soli impatti applicativi gestiti in Solution Manager, allo stesso modo dei ticket semplici, vengono inviati a CMD Build sotto forma di pacchetto di RFC. L'integrazione è stata realizzata mediante esposizione di web service in entrambi i sistemi e sono stati sviluppati un connettore batch lato CMD Build per l'acquisizione dei dati di infrastruttura delle installazioni SAP, e sono stati poi modificati i processi di change management e di application maintenance rispettivamente nell'ambiente CMD Build e in Solution Manager. In questa slide sono menzionati gli altri processi supportati con CMD Build, con specificato il processo ITIL di riferimento. In CMD Build, con CMD Build facciamo la gestione degli utenti e delle credenziali di accesso al fine di avere la mappatura degli utenti abilitati per l'accesso ai sistemi informativi aziendali. Il processo ITIL di riferimento è il processo di Identity and Access Management. Con riferimento al processo di Financial Management, in CMD Build portiamo avanti il budget e il controllo di avanzamento delle spese operative, con particolare attenzione alla ripartizione verso le altre funzioni aziendali e società del gruppo,
effettuata utilizzando dei driver costruiti con la mappatura di risorse fornita da CMD Build. Altro servizio supportato da CMD Build è quello della gestione delle richieste di servizio, il processo ITI di riferimento del request fulfillment. Queste richieste riguardano essenzialmente la configurazione e assegnazione di nuove postazioni di lavoro, installazioni aggiuntive di software e dotazione di accessori vari. Abbiamo poi attivato da circa un anno un modello di gestione per il portafoglio e catalogo servizi che stiamo utilizzando per catalogare all'interno del CMD Build i nuovi servizi che prendono l'avvio da un anno a questa parte. Per la situazione preesistente abbiamo avviato un'attività di verifica dei servizi esistenti e il loro inserimento all'interno del catalogo servizi. Questa attività attualmente possiamo dire che ha raggiunto una percentuale di completamento del 70%. Infine, il processo di Asset e Configuration Management viene portato avanti attraverso una periodica revisione del modello dati e delle modalità di aggiornamento del sistema e, ancora più frequentemente, attività di controllo periodico e riconciliazione dei dati che raccogliamo nel CMD Build sia in modo automatico con i connettori sia con aggiornamenti standard effettuati usando direttamente l'interfaccia del sistema oppure i processi di workflow sviluppati. Per quanto riguarda i miglioramenti incontrati in questi 2 anni utilizzando il programma CMD Build, possiamo senz'altro dire che è migliorata la visione globale delle risorse e dei servizi IT grazie al censimento e alla gestione dei servizi e delle risorse in essere in un unico sistema. È migliorato anche il controllo sia delle risorse che dei servizi informatici grazie agli aggiornamenti automatici effettuati dai connettori che consentono un monitoraggio pressoché continuo della configurazione e di conseguenza supportano in modo più preciso le attività di miglioramento. La ripartizione delle spese operative è più efficace grazie ai driver costruiti analizzando le assegnazioni e l'utilizzo delle risorse IT da parte degli utenti. Ne è risultata ottimizzata anche la gestione operativa con il supporto dato dai processi automatici e un più alto livello di aggiornamento della mappatura delle risorse assegnate. I problemi che abbiamo incontrato possono essere riassunti principalmente nel cambiamento della mentalità necessario e delle abitudini quotidiane di lavoro, cambiamenti che sono necessari per l'adozione di una soluzione di questo genere. E collegato a questo primo problema, la necessità, un pochino più nello specifico, di accompagnare l'avanzamento di alcuni processi con delle persone dedicate appunto a questa attività di stimolo. I processi sono principalmente alcuni tipi di RFC e l'attività di costruzione e aggiornamento del catalogo e del portafoglio servizi. La presentazione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e buona giornata a tutti.